venimmo sopra più crudele stipa. Giunti all'orlo del sesto cerchio, Dante e Virgilio sono costretti a indietreggiare, colpiti dal fetore insopportabile che proviene dal basso. Si riparano dietro una grande tomba, che scoprono dall'iscrizione essere quella di Papa Anastasio, un pontefice eretico monofisista, che attribuiva a Cristo la sola natura umana. Nel tempo che Dante impiega ad abituarsi al fetore, Virgilio gli illustra l'ordine morale dell'inferno. Alla base del peccato c'è la violazione del diritto del prossimo, che avviene o con la violenza o con la frode. Quest'ultima, essendo più malvagia, offende maggiormente Dio e quindi viene punita nei cerchi più bassi. I violenti vengono condannati nel settimo cerchio, il primo che i due poeti incontreranno. È suddiviso in 3 gironi, assegnati a coloro che commisero violenza contro il prossimo, omicidi e predoni, contro se stessi, suicidi e scialacquatori, e contro Dio, natura e arte, cioè bestemmiatori, sodomiti e usurai. L'8° e il 9° cerchio sono occupati invece dai fraudolenti. Nell'8° vengono puniti coloro che frodarono persone che si fidavano di loro, suddivisi in 10 bolge dedicate nell'ordine ai ruffiani, gli adulteri, i simoniaci, gli indovini, i barattieri, gli ipocriti, i ladri, i cattivi consiglieri, i seminatori di scandalo e di scisma, i falsari. Nel 9° cerchio, il più basso, sono condannati i traditori, organizzati in 4 zone. Nella Caina sono puniti i traditori dei parenti, nell'Antenora i traditori della patria, nella Tolomea quelli degli ospiti e nell'ultima, la Giudecca, coloro che tradirono i benefattori. Al fondo dell'abisso si trova Lucifero. Per completare la struttura dell'inferno, Virgilio ricorda i peccatori già incontrati nei primi cerchi. Dopo il limbo, il 2° cerchio è dedicato ai lussuriosi, il 3° ai golosi, il 4° agli avari e ai prodighi, il 5° agli iracondi e accidiosi, il 6°, dove ora si trovano, agli eretici infedeli. I dannati dal 2° al 5° cerchio peccarono di incontinenza, una disposizione meno grave rispetto alla malizia e alla matta bestialità, e quindi sono puniti con minore severità. Dante interroga la sua guida sulla classificazione dell'usura come violenza contro Dio. Virgilio spiega che le disposizioni divine prevedono che l'uomo tragga sostentamento o dalla natura o dal lavoro. L'usuraio trae invece guadagno dallo sfruttamento del lavoro altrui e quindi offende Dio. In questa concezione, Dante rivela l'appartenenza alla cultura comunale, che valorizza il lavoro a scapito dell'avidità mercantile, che sfocia spesso nell'usura. L'11° canto appare come una lezione cattedratica, dove il discepolo Dante interroga il maestro e Virgilio risponde con un metodo sillogistico che risale ad Aristotele. Ma a differenza della gran parte dei teologi, l'interesse di Dante si concentra non sul concetto astratto di colpa, ma sui peccatori stessi, che popolano la Divina Commedia destando sdegno e pietà, orrore e compassione che nessuno può trovare in un trattato moralista. I 2 poeti sono ormai pronti a riprendere il viaggio. Ma seguimi oramai, che il gir mi piace.